Hi guys, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui sul campo. Il vento, come vedete, sta soffiando. Doveva girare in ovest, cioè di là, ma per qualche strano motivo si è messo in sud, e in sud anche bello rafficato, quindi per ora attendiamo di avere una meteo un po' più favorevole. Oggi voglio parlarvi delle 5 paure più comuni per un paramotorista. Adesso ci stiamo preparando, c'è anche Eric, andremo a fare un giro e ne parleremo. Ci vediamo in volo. Ok ragazzi, Eric è in volo, adesso lo raggiungo. Che giornata incredibile ragazzi, visuale strepitosa, fredda, acqua del Torre brillante. Allora parliamo delle 5 più comuni paure di ogni paramotorista. Allora, la quinta per ordine di importanza è sicuramente la paura di non riuscire a decollare. Paura che affligge un po' tutti per anni, non è che svanisce. Io ancora ogni tanto, specialmente in occasioni come manifestazioni o cose importanti, hai sempre quella paura di non riuscire a decollare, anche perché il decollo in paramotorista dice non sia garantito. Un'altra paura che secondo me affligge molti paramotoristi ed è molto meno prevedibile sono i dust devil. Il dust devil è un fenomeno meteorologico che in parole povere si può, diciamo, spiegare come un tornado senza però il temporale. Viene generato da una termica e da un vento orizzontale che fa girare questa termica. È molto pericoloso perché sono venti in salita e in rotazione. A me personalmente è capitato a Ferrara di essere in volo e di vedere delle foglie di pannocchia davanti a me. Non ho fatto in tempo a vederle che ero già dentro questa termica. Non so se era proprio un dust devil, ma era una termica molto potente. Meno male che avevo la VRC che mi ha salvato, perché ho preso degli bei scossoni. La terza paura, ed è una paura davvero importante, diciamo, da non sottovalutare, sono i fili dell'alta tensione o comunque i fili, i cavi elettrici o i cavi telefonici. Sono davvero molto pericolosi perché, specialmente in giornate come queste, contro sole non si vede. Allora, se vogliamo, sempre nelle stesse zone, ormai si conoscono le linee dove sono, ma quando si va in posti nuovi bisogna sempre stare a una quota che ci tenga lontani dal possibile incontro con dei cavi dell'alta tensione. Conosco una persona che li ha presi e che per fortuna non si è fatto niente, ha solo sbruciacchiato un po' la vela. Praticamente li ha presi, la vela si è arrotolata sui cavi, poi si è srotolata ed è caduto senza farsi niente. Ha piegato il telaio ovviamente. La paura è quella di una piantata. La piantata può capitare, bisogna imparare a gestirla. L'unica cosa che possiamo fare è imparare a gestirla. Volare a una quota in modo di avere sempre un cono di sicurezza che ci permetta di atterrare in un campo agibile. Io per esempio adesso potrò atterrare esattamente dove sono, non c'è nessun problema. Avere sempre a mente la direzione del vento quando si è in volo, in modo che in qualsiasi momento sappiamo da dove arriva e come impostare l'atterraggio in caso di piantata. Per prevenirla possiamo fare la giusta manutenzione. Guardate che blu che è l'acqua qui. La paura, che secondo me è quella che accomuna tutti i paramotoristi, è questa qui, è l'acqua. Quindi è l'unione della quarta paura, cioè avere una piantata, e trovarsi sopra l'acqua. Le ho dovute dividere perché secondo me si gestiscono in maniera diversa. Nel senso, la piantata normale puoi gestirla, devi imparare insomma come fare, ma è gestibile.
la piantata sopra l'acqua la gestisci solo con un salvagente, oppure volando, in modo da avere sempre il cono di sicurezza che ti porti a riva. Noi durante le manifestazioni sul mare usiamo ovviamente il salvagente, ma cerchiamo comunque di rimanere sempre a portata di spiaggia, a parte per una figura che siamo obbligati ad andare molto in mezzo al mare, e ogni volta ci caghiamo sotto, e abbiamo comunque delle barche pronte ad arrivare apposta lì per noi. Ragazzi, qui abbiamo l'onore di avere Marcello, che è uno di voi, è uno che ha cominciato a seguirmi, mi segue dall'inizio, da quando ho cominciato a fare video, e scriveva un giorno volerò anch'io, un giorno volerò anch'io. Cazzo, adesso è in volo con me, è incredibile, una soddisfazione grandissima per me. Lui ha cominciato a volare grazie ai miei video, e per me è la cosa più bella che ci sia. È la soddisfazione più grande di tutti. Essere in volo con lui adesso è veramente tanta roba. È uno di voi, è uno che mi seguiva e adesso è in volo. È il risultato di quello che mi spinge a fare video. Non so se mi sono spiegato bene, ma proprio la cosa che mi spinge a fare video è questa. Questo è il risultato. Non ci credo, Marcello, sei qui tra noi. Grande, cazzo, un piacere veramente. È un piacere veramente vederti. No, guarda, vederti in volo è stato veramente bellissimo. Caro, è stato un piacere. Buona! E con Marcello, che è decollato per ritornare a casa, finisce questo video. Fatemi sapere se le vostre paure in paramotore sono fra le 5 che ho elencato io, o se ne avete delle altre. Il sole se n'è andato e mettiamo via tutto. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao!